Un caro saluto da Gianluca Rossi, amici del canale YouTube di Qui Studio a voi Stadio. Naturalmente iscrivetevi per seguire i video editoriali non solo del sottoscritto ma anche degli altri colleghi. È un video editoriale questo ovviamente rivolto all'appuntamento più importante della stagione, non solo per l'Inter ma in realtà anche per il calcio italiano ed europeo, ossia la finale di Champions League. Formalmente la finale è Paris Saint-Germain-Inter. Quindi Paris Saint-Germain-Inter significa che a giocare formalmente in casa è il Paris Saint-Germain. Perché dico questo? Perché per gli appassionati c'è subito la voglia di andare a vedere cosa dicono i bookmakers. Beh, per i bookmakers è bene precisarlo, ma poi il campo ci si augura che racconti un'altra storia. Il favorito è il Paris Saint-Germain, che appare con un range di quote che vanno dall'1,60 all'1,70, poi qualcuno magari 1,80. L'Inter è comunque abbondantemente sopra il 2, 2,60, 2,70, e diciamo che rispetto alla finale di 2 anni fa, quella di Istanbul, qualcosa è cambiato, perché se voi andate a rivedere le quote, all'epoca si parlava di Manchester City a 1,25, 1,30, 1,40 e l'Inter addirittura sopra i 6, per qualcuno a 7. Inter che in quel caso veniva vista come vittima sacrificale. Poi effettivamente la finale l'ha vinta il Manchester City, però insomma questa volta è ovvio che c'è più equilibrio, questo è indubbio. Finale di Champions, istruzioni per l'uso. Quali sono le istruzioni per l'uso? Molti, ed è abbastanza paradossale, alla fine non hanno avuto il biglietto per andare a Monaco. Troppe le richieste, anche immagino insomma le telefonate che l'Inter ha provato a fare all'UEFA, ma credo anche il Paris Saint-Germain, sono rimaste senza risposta. Così 18.000 i biglietti per i tifosi dell'Inter, per i fortunati che saranno a Monaco di Baviera. Comunque 18.000 quelli del Paris Saint-Germain e ben 36.000 se li è presi l'UEFA, che organizza la manifestazione e che li distribuirà ovviamente a sponsor, investitori vari, gente insomma, diciamo la verità, che non ha magari neanche molto a che fare col calcio, perlomeno come passione, parlo come passione, ed è purtroppo imbarazzante perché il calcio soprattutto e anche a questo livello dovrebbe essere di proprietà dei tifosi, però non è così, è il calcio business e quindi ci saranno alla fine, pensate, 36.000 per l'UEFA i biglietti e 36.000 per le tifoserie delle due squadre. Si è detto, si è scritto molto su questo e condivido naturalmente tutto quello che gli appassionati hanno scritto, non solo a me, ma insomma ovunque. È andata così. Purtroppo si pensa che la stampa possa fare chissà cosa, ma la stampa non può nulla davanti al business. L'uomo non può nulla davanti all'azienda. Questo è un po' il paradosso che non riguarda soltanto il calcio del terzo millennio. Per chi non riuscirà ad andare a Monaco è stato attrezzato il maxi schermo a San Siro, sono già in vendita i biglietti al costo di 10 euro. Non è la stessa cosa vedere la finale ovviamente a Monaco, vederla a San Siro, ma io immagino che San Siro si riempirà di tifosi interisti che cercheranno insomma di vedere la partita sul maxi schermo e di immaginarsela live in campo, e quindi insomma prevedo una Milano nerazzurra assolutamente in movimento, in fibrillazione. Siamo tutti un po' in fibrillazione, ragazzi, anche per come è terminata la stagione in campionato. È mancato quel centimetro che poteva consentire di arrivare allo scudetto, che sarebbe stato il secondo consecutivo, e da lì una ridda di voci, anche confermate, perché Inzaghi vuole garanzie per rimanere al di là di questa partita. Però non è proprio il momento di perdersi in queste chiacchiere, non è il momento di pensare al mercato, anche se giustamente Inzaghi chiede dei presupposti di competitività al di là della vecchia parola d'ordine, sostenibilità, che riguarda un po' tutte le società e anche l'Inter. Resta il fatto che, insomma, sono entrati anche grazie al Mondiale per Club, alla partecipazione al Mondiale per Club, qualcosa come 250 milioni. Io credo che almeno un terzo, insomma, debbano essere spesi per rinforzare questa squadra. Insomma, una terza punta da 40 milioni
non arriva all'Inter da troppo tempo ed è giusto che quest'estate comunque vada a finire l'ultimo atto, l'atto di Champions League, che poi non è l'ultimo perché c'è il mondiale per club, ma viviamo questo atto perché non siamo ancora abituati al mondiale per club come l'atto, insomma, che chiude la stagione e deve essere chiuso in maniera positiva. Per chiuderlo in maniera positiva bisogna assolutamente mentalmente voltare pagina. Non riusciranno a farlo i tifosi, lo so, è difficile, non riescono a farlo e non devono farlo gli analisti che continuano a analizzare la stagione a livello nazionale, ma devono farlo naturalmente i protagonisti, quindi i calciatori, quindi l'allenatore, chi va in campo. Esiste soltanto il Paris Saint-Germain, queste sono le istruzioni per l'uso. Devo dire che insomma in settimana con lo svolgimento del Media Day, la possibilità aperta a 200 giornalisti, la possibilità anche di vedere una parte dell'allenamento, si è capito che se non altro l'Inter arriva a questo appuntamento se non succede qualcosa nelle prossime ore, informazione tipo, ed è già tanta roba. Lautaro era già pronto per giocare a Como, Bissek, la botta che ha preso nell'ultima partita non preoccupa e quindi è a disposizione, e anche Pavard, che è forse quello un pochino più indietro, è comunque a disposizione, quindi è presumibile che Simone Inzaghi scelga la formazione tipo, ed è sperabile che questa formazione tipo, con Sommer, con Pavard, con Acerbi, con Bastoni, con Dumfries e Di Marco sulle fasce, e naturalmente a centrocampo con Barella, Cialanoglu, Mkhitaryan davanti con Thuram e Lautaro, possa diventare filastrocca. Quando le formazioni diventano filastrocche, è successo nel 2010, è successo negli anni 60, chi non ricorda e non recita come fosse una poesia la formazione, insomma, della grande Inter di Elenio Herrera. Poi c'è stata un'altra grande Inter, quella del triplete di Mourinho, e tutti credo che ricordino la formazione tipo, anche se là si poteva scegliere Thiago Motta o Stankovic, si poteva scegliere Pandev, insomma, però una formazione tipo naturalmente c'era, con l'attacco Eto'o e Milito. Ecco, l'augurio è che questa che ho annunciato, che dovrebbe essere appunto la formazione dei titolari dell'Inter, diventi la formazione tipo. C'è soltanto il Paris Saint-Germain, bisogna voltare pagina da tutti i veleni, alcuni anche giustificati, da tutte le polemiche, da tutti i pensieri sul futuro. Ci sarà ancora Inzaghi? Io credo e spero di sì. Non ci sarà più Inzaghi? Sono tutte domande che ci dovremo porre dopo questa partita. Quanto di queste domande dipenderanno da questa partita? Non lo so, in questo momento non voglio saperlo. Cioè, bisogna assolutamente, ripeto, schierare la miglior formazione. Una cosa importante, una cosa certamente importante, perché va bene voltare pagina, va bene dimenticare quello che è successo, però fino a un certo punto, perché tutto quello che è successo di negativo, anche di errori che sono stati fatti, deve darci la conferma se davvero l'Inter mentalmente, per le partite che ha giocato col Bayern, col Barcellona, ha scelto il palcoscenico principale, l'Europa. Allora che metta in questa finale anche tutta la rabbia che ha accumulato per non aver vinto il campionato. Questo è fondamentale. Quindi Inter al top. Bisogna vedere un Inter in campo che sia al top e che riesca soprattutto a gestire quelli che saranno i minuti interminabili di questa finale, magari anche più di 90 con l'appendice dei supplementari. Questo credo che sia, nelle istruzioni per l'uso, il comandamento principale. Grazie per aver seguito questo video editoriale. Cari amici di Qui Studio Stadio, iscrivetevi al canale. Un saluto da Gianluca Rossi e grazie per l'attenzione. Ciao a tutti.